Bentornati cari amici alla quarta ed ultima puntata del tutorial uncinetto Pull Amicizia e do anche un ben arrivato a tutti i nuovi amici che si vorranno avvicinare al mio canale, ai miei tutorial. Grazie a tutti per la vostra presenza e partecipazione. Allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, questo tutorial ho provato a dividerlo in 4 puntate e amicizia gli ho dato questo nome appunto perché secondo me vedendoci più volte ehm, così poteva essere un stare un po' in compagnia, quindi in amicizia. Nell'info sotto al video troverete appunto, sapete che c'è una freccetta, cliccando su questa freccetta, scusate mi sono impapperata, troverete anche i link che vi mandano alle prime 3 parti, quindi la prima, la seconda e la terza parte, e così evitando di andare a cercare sul canale, magari questo video può essere visto fra un po' di tempo e così insomma è disponibile. Invece nella spiegazione nella prima parte troverete tutte le info necessarie per l'inizio della lavorazione di questo tool che secondo me sta diventando veramente bello. Me lo sono provato e sta d'incanto, anche la forma particolare che ha, vedete, è a raglan, un po' kimono, questo maglioncino, vedete, sta veramente ben indossato. Allora, nella puntata precedente vi avevo fatto vedere ad applicare vedete, l'elastico sulla parte della scollatura. Ho ricevuto messaggi sotto al video che mi dicevano ma il mio collo, lo scollo è troppo largo. Io ho anche spiegato che però nella rifinitura questo collo si andava a stringere, infatti vedete che si è stretto notevolmente, praticamente un pochettino più largo di un giro vita, di un giro, scusate, di un giro collo. Allora, quindi avevamo fatto, ve lo rispiego, un giro di maglie basse su cui, o anche maglie alte, va a piacere, su cui erano stati inseriti 3 giri di punto elastico. E poi adesso vi farò vedere, cominciando il tutorial, viene sempre rifinito l'elastico con un giro di mezze maglie basse tutto intorno per rendere appunto la lavorazione un po' insomma che resista, non che magari dopo 2 volte che l'avete indossato vi diventa un collo grosso così, perché comunque lavorando a mano con la lana specialmente purtroppo sapete che cede. Allora infatti vi faccio vedere che questi giri, questa altezza di elastico con gli stessi giri l'ho applicato anche sul bordo e ho fatto sempre, vedete, il giro di mezze maglie basse e la stessa lavorazione andremo a fare poi sui polsini delle maniche, sempre un giro di inserimento sul punto lavorato di maglie alte e poi su questo giro di maglie alte 3 giri di punto elastico e poi la rifinitura con la mezza maglia bassa. Adesso vi faccio vedere una cosa perché prima non ve l'ho fatta vedere nella terza parte, cioè la rifinitura che va fatta, l'ultimo giro di mezza maglia bassa che va fatta sull'elastico. Vedete, io adesso l'ho già eseguita su quasi tutto il giro, vi faccio vedere a fare un pezzettino perché è veramente semplice. Si tratta di spostarsi con l'uncinetto appunto con delle catenelle, tenendo il filo né troppo stretto né troppo largo, una cosa giusta, perché se viene troppo stretto andate a ridurre la circonferenza, se viene troppo largo è inutile metterlo. Quindi vedete, adesso vado a abbassare un po' ecco qua il video e vi faccio vedere come mi sono io spostata. Qui avevamo tutte le maglie, entro praticamente, vedete, nel buchettino e mi sposto in modo delicato con, vedete, delle catenelle. Esco e faccio una catenella e questo tutto intorno e dà comunque elasticità, però non troppa, c'è una riduzione di elasticità. Questo fino alla fine di tutti i giri, che sia lo scollo, che sia sul fondo del maglione e che sia ai polsini delle maniche. Vedete? Facciamo tutto che siamo arrivati qui alla fine ormai.
mi sono azzardata a fare questo tipo di tutorial formato da puntate. E la prossima volta vorrei riprovare a farlo, però mettendo, cioè a fine lavoro io comincio a pubblicare, perché altrimenti non vedete il lavoro finito, a parte qualche magari sciarpa che una volta vista la lavorazione, insomma, la potete immaginare. Quindi fatemi sapere se questo tipo di stare insieme in amicizia con le puntate vi è piaciuto, altrimenti insomma si riporta tutto ai lavori precedenti, come ho lavorato precedentemente. Vedete che qua siamo alla fine del giro e questa era la prima maglia che avevo lavorato e semplicemente la andiamo a chiudere lì sempre con una mezza maglia bassa e tagliamo il nostro filo. E poi andremo a nascondere le codine. Ecco qua. Ecco, il taglio di questa manica vedete che è molto particolare e indossato fa veramente un bel effetto. Ho voluto fare una manica, vedete, ve la faccio vedere tutta. Qui siamo andati a fare delle diminuzioni fino a un certo punto, poi ci siamo fermati. E dopo qua adesso inizieremo a fare la manica insieme l'altra e poi vi farò vedere ad applicare l'elastico. Vedete che qui ho messo dei fili, potevo mettere i marcapunti ma ho messo i fili e ho fatto delle diminuzioni all'inizio un po' marcate, poi ho proseguito con una diminuzione solamente tra questi due, vedete, fili, e poi l'ultimo pezzo l'ho fatto senza nessuna diminuzione, mantenendo le maglie come si trovano, ed è in questo pezzo che vi allungherete o vi accorcerete di giri in base alla lunghezza che vi serve. Fate conto che poi ci andrà inserito quel pezzettino qua di elastico. Quindi adesso vi spiego, prima di partire un po', magari prendetevi un fogliettino e scrivete, perché poi una volta che vi ho spiegato la partenza dei giri della manica, si tratta sempre di mantenere le maglie alte sulle maglie alte dove c'è il punto traforato e il punto traforato, come abbiamo sempre fatto per tutto il pull. Quindi vi farò vedere a partire, per appunto partire con il primo giro e poi insomma poi è facile perché continuate. Allora io sono andata ad applicare, adesso lo faremo insieme, il primo giro, poi nel terzo, quarto, quinto, dunque il primo ho fatto un giro normale, poi nel secondo, terzo, quarto e quinto, quindi 4 giri dopo, sono andata a diminuire 4 punti per giro e poi vi farò vedere. Poi vedete qui il sesto giro ho ridotto a 2 diminuzioni, quindi vi prendete il primo un foglio e scrivete secondo, terzo, quarto e quinto giro 4 diminuzioni, sesto giro 2 diminuzioni, poi vedete questi due, dal settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo giro, quindi dal settimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindi dal settimo al quattordicesimo compreso, ho fatto solamente una diminuzione e poi ho proseguito senza nessuna diminuzione. Qui vedete che è dritto, non c'è nessuna diminuzione fino alla lunghezza della vostra manica, escluso appunto questo pezzettino che sono circa 3 centimetri, che lo dovete calcolare nella lunghezza. E quindi adesso andiamo a prendere la manica, l'altra manica, e cominciamo insieme la lavorazione. È sufficiente che vi faccio vedere 1 o 2 giri, poi potete proseguire. Se avete scritto appunto questi dati che vi ho detto di scrivere, potete proseguire con molta facilità. Allora, qui abbiamo, vedete, il nostro giro particolare. Adesso andiamo a fare il nodo d'inizio. Vedete, qua c'è il mio filo, che sto usando un filo che avevo in casa, però nella prima parte, nel box informazione, c'è un filo che io vi ho consigliato,
che va molto bene e potete usare quello perché è anche un filo molto bello, elastico, insomma, misto lana, bello. Allora, per iniziare la nostra manica andremo però ad unire quel pezzettino qua che c'è, vedete, tra i due fori. Questo è il foro dell'angolo del toddamo e questo è l'altro. Questo pezzettino lo andremo ad unire con l'uncinetto, quindi entreremo, vedete qua, nella fibra della maglia alta, ok? Prenderemo il nodo d'inizio, se vi risulta un po' complicato potete cucire quel pezzettino lì con un ago e da lana e usciamo, vedete, con una catenella e andiamo nella, vedete, maglia alta di fronte in una fibra a metà e facciamo perché un gettato e chiudiamo con la catenella, okay. Poi da qui andiamo alla fine di questa maglia alta, sempre dall'altra di fronte, e usciamo con una catenella da qua, un gettato, vedete, ecco qua. E poi sempre nella fibra più in alto della maglia alta di fronte e chiudiamo con una catenella. Faccio vedere, ecco qua. A questo punto entriamo in questo foro, quello di destra, usciamo con una catenella e facciamo, vedete, la mezza maglia bassa e poi entriamo nell'altro e facciamo la mezza maglia bassa. In questo modo abbiamo unito, vedete, quella parte in più, ecco qua. Ora possiamo cominciare il nostro giro. Da qui che siamo dentro l'arco ci spostiamo nella prima maglia, vedete, la prima maglia alta del giro manica con una mezza maglia bassa e cominciamo, ci alziamo con le 4 catenelle che sostituiscono 1 2 3 4 che sostituiscono la maglia alta doppia che abbiamo lavorato per tutto il pull e cominciamo a fare, vedete, le maglie alte doppie, una su ogni maglia sottostante. Quindi vedete, carico 2 volte il filo e vado avanti. Qui il primo giro non viene fatto l'aumento, viene lavorato semplicemente le maglie come si trovano. Andate avanti a lavorare in questo modo fino ad arrivare qui, vedete, all'ultima maglia prima dell'incrocio, vedete, questa. Ecco, vedete, siamo alla fine del giro, andiamo a fare l'ultima maglia alta doppia sulla ultima maglia alta doppia disponibile sottostante, poi chiudiamo il giro con una mezza maglia bassa puntando l'uncinetto nella quarta catenella. Vedete. Ora cominciamo i giri di diminuzione. Allora, quando faremo i giri di diminuzione comunque tutta la manica si partirà con 4 catenelle che servono per alzarci, equivalente di una maglia alta doppia. Ora sul prossimo secondo, terzo, quarto e quinto giro, sui prossimi quindi 4 giri andremo a fare 2 diminuzioni alla partenza e 2 diminuzioni all'arrivo, vicino quindi a questa catenella di 4. Quindi carico il filo, facciamo la prima diminuzione, entro nella maglia seguente, faccio una mezza maglia alta doppia chiusa a metà e poi vado a fare l'altra vicino nella maglia seguente, vedete, e poi le chiudo insieme. Questa è una diminuzione. Ora facciamo la seconda, carico 2 volte il filo, entro nella maglia seguente, chiudo 1, chiudo 2, carico 2 volte il filo, entro nella maglia seguente, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo tutto insieme. E qui abbiamo fatto le 2 diminuzioni dell'inizio. Andremo a lavorare tutto il giro mantenendo le maglie alte sulle maglie alte e i lavori di traforo sul traforo. Ci vediamo a 4, vedete, a 4 maglie prima della fine del giro.
Ecco, vedete, solo alla fine del giro mi sono fermata a 4 maglie prima, perché mi servono queste 4 maglie per fare le altre 2 diminuzioni. 2 le avevamo fatte all'inizio e le 2 andiamo a farle qui alla fine, quindi carico 2 volte il filo, entro nella prossima, chiudo 2, lascio sull'uncinetto, carico 2 volte il filo, entro nella prossima, chiudo 2 e chiudo tutto insieme. Questo è un aumento. Carico 2 volte il filo e faccio l'ultimo aumento sulle 2 maglie rimanenti. Carico 2 volte il filo, vedete, per un totale di 4. Oddio, ho detto aumenti, sono diminuzioni, scusatemi. Per un totale di 4 diminuzioni su questo giro, e vado a chiudere nella terza catenella con la mezza maglia bassa. Quindi 2 diminuzioni a destra e 2 diminuzioni a sinistra, 2 diminuzioni all'inizio, 2 diminuzioni alla fine del giro. Come questo giro andremo a lavorare complessivamente, compreso di questo già lavorato, 4 giri, quindi mi alzerò sempre centralmente con le 4 catenelle e andrò a fare le prime 2 diminuzioni. Le facciamo queste insieme. Entro nella prima maglia, chiudo 2, carico 2 volte il filo, entro nella seconda maglia, chiudo 2 e chiudo 2, che poi sono le 2 diminuzioni del giro precedente, e chiudo tutto, e poi vado a fare la seconda diminuzione. Carico 2 volte il filo, entro nella prossima maglia, chiudo 2, entro nella prossima maglia, chiudo 2 e chiudo tutto insieme. Ripeterò ancora tutto il giro come mantenuto, come trovate la lavorazione, mantenere la lavorazione, e alla fine del giro vi fermerete a 4 maglie prima per fare, come vi ho fatto vedere prima, le 2 diminuzioni. Fate presente che questi sono già stati diminuiti, quindi dovete contare questo 2 chiuse insieme come 1, le altre 2 chiuse insieme come 2, e quindi contarne praticamente, visibilmente ne vedete 6, perché poi queste qua vedete sono 2 chiuse 2, e le catenelle, se anche vedete 6 maglie, sono 1, 2, 3 e 4, e queste andate a fare le 2 diminuzioni. Allora, quando arriverete qui chiuderete nella quarta catenella, ripeterete le 4 catenelle e fatti 4 giri con le 4 diminuzioni andrete a fare un giro dopo con solamente 2 diminuzioni, quindi invece di fare 2 a destra, 2 a sinistra, 2 all'inizio e 2 alla fine, andate a fare una diminuzione all'inizio del giro, una diminuzione alla fine del giro. Dopodiché andrete a lavorare, adesso ve lo faccio vedere ancora, vedete qua abbiamo messo i 2 fiocchettini, andrete a lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri totali. Potete mettere, vedete, un marcapunti e un fiocchettino al primo e poi contare appunto 8. Io l'ho messo per non dimenticare, vedete, e anche per i giri dopo, così mi regolo per contarli, perché una volta che avete fatto una manica dovete fare l'altra uguale e quindi dovete avere dei riferimenti, quindi mettete pure questi fiocchettini. E in questi 8 giri complessivi andrete a fare solamente un aumento, io ce l'ho giù con gli aumenti, scusatemi, una diminuzione. Cosa vuol dire? Che una volta fatte le 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, andrete a fare solamente una diminuzione all'inizio del giro. Quindi chiudo 2, carico 2 volte il filo, chiudo 2 e chiudo insieme. E quando sarete alla fine del giro non ci saranno da fare diminuzioni, andrete subito a chiudervi nella quarta catenella. Quindi i giri sono questi. Il primo è l'inserimento della manica, secondo, terzo, quarto, quinto, 4 diminuzioni, 2 all'inizio, 2 alla fine del giro. Sesto giro, 2 diminuzioni, 1 all'inizio e 1 alla fine del giro.
dal settimo abbiamo detto per 8 giri consecutivi, fate solo una diminuzione all'inizio del giro. Dopodiché, nel mio caso, per raggiungere la mia lunghezza ideale, ho lavorato senza più fare diminuzioni, quindi mantenendo le maglie come si trovavano. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri senza diminuire neanche una maglia. E questo è per la lunghezza del mio braccio. Adesso vi faccio vedere, una volta che avete fatto tutti questi giri, ad inserire l'elastico, che comunque è facilissimo perché l'abbiamo già eseguito sul bordo, è praticamente lo stesso inserimento. Quindi potrei anche non farvelo vedere, potrei anche spiegarvi di lavorare un giro di maglie alte, non maglie alte doppie, un giro di maglie alte alzandomi con 3 catenelle, perché sono 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta normale, non quella doppia, e lavorando tutto un giro di maglie alte, una per ogni maglia alta doppia. E quando siete qui sulla lavorazione traforata, che vi dovete fermare, questo non ve l'ho detto, sempre come abbiamo fatto qui sul bordo in fondo del maglione, dovete fermarvi al giro, quello più semplice, quello lineare, diciamo, non quello con gli archi che torniamo indietro, quello vedete, diritto. E su questo traforo andrete ad inserire sempre le maglie come vi ho fatto vedere sul fondo del maglione, le maglie alte. Quindi è inutile che io ve lo faccio rivedere perché è uguale, ugualissimo, identico al bordo che abbiamo inserito sul fondo del maglione. Quindi un giro di maglie basse o maglie alte, perché si può fare anche basse o alta, inserendola come vi ho fatto vedere qui nel fondo del maglione, 3 giri di punto elastico e un giro di finitura di mezza maglia bassa. Ecco, io ho finito il tutorial, spero di essere stata chiara. Non è un modello difficile da realizzare, è molto bello indossato e non è neanche un tipo di lavorazione che ingrossa, perché io non è che sono magrissima, sono dimagrita, ma comunque ho una taglia 46 e a me non mi sta male, mi sta abbastanza bene. Logicamente sapete che una cosa fatta a mano un pochettino allarga, però non mi sta male, con un bel jeans, un bel pantalone elegante, è veramente un bel maglioncino. Poi ho visto che anche indossato, questa parte che credevo molto traforata, poi alla fin fine non è che sia volgare, si vede appena appena dove passa il reggiseno, che poi se lo mettete color carne non si vede più del tutto. Comunque è un pull indicato anche per essere indossato con un top magari bianco sotto, una canottiera oppure una bella camicia con un bel collo che esce da questa generosa scollatura. Io vi ringrazio, fatemi sapere nei vostri commenti tutti i vostri dubbi, se posso nel mio possibile vi rispondo e spero che mi continuate a seguire con affetto. Ciao ragazze, al prossimo tutorial.